Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo ad analizzare insieme un progetto che si chiama Fuse Network. Ma che cos'è Fuse? Che cosa si prefigge di fare? Fuse vuole lanciare una blockchain e un network adatto sia ai consumatori ma soprattutto alle aziende che vogliono addentrarsi nel Web3 e ricevere pagamenti crittografici. Anche se si sta lavorando molto in questo senso e si sta facendo dei passi veramente da giganti, i servizi per gli utenti ma soprattutto per le aziende sono ancora molto difficili da adottare, soprattutto per interfacce molto complicate, soprattutto per i non avvezzi al settore. Fuse Network ha come obiettivo di portare alle aziende e agli utenti un'incredibile semplicità per quanto riguarda l'adozione delle criptovalute come pagamenti e soprattutto anche per l'adozione della DeFi. Prima di cominciare con l'analisi di Fuse Network vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e lasciandomi un like. E non dimenticatevi che abbiamo anche una community Telegram, trovate il link in descrizione a tutti i video, trovate il link nella home page in alto a destra del mio canale YouTube. Se avete voglia, unitevi a noi. Siamo sulla pagina ufficiale di Fuse, raggiungibile all'indirizzo fuse.io. Partiamo questa volta direttamente dalle community. Per quanto riguarda l'account Twitter è seguito da oltre 43.500 utenti, ma quasi 10.000 utenti per quanto riguarda il gruppo di Telegram, e sono presenti ovviamente anche su Medium, GitHub, Discord e hanno anche un forum annesso. Il progetto non è datato, nel senso che è abbastanza recente, è stato lanciato nel 2019. È un progetto open source e come protocollo di consenso utilizza il proof of stake, altamente scalabile con un time lock di 5 secondi per validare un blocco, delle commissioni estremamente basse, si parla di 0,01 centesimi di dollaro per transazione. È compatibile con l'Ethereum Virtual Machine che ne alimenta la piattaforma e l'intero ecosistema di Fuse Network. Cosa vuol dire essere compatibile con Ethereum? Va a significare che qualsiasi smart contract che può essere distribuito su Ethereum può essere anche eseguito su Fuse Network. Come abbiamo visto poco fa, utilizza come consenso il proof of stake, anzi in realtà la variante di POS. Il consenso e la decentralizzazione, secondo gli sviluppatori, è assicurato da un enorme numero di validatori indipendenti e solo uno dei quali è gestito dalla Fuse Foundation. I validatori stessi sono anche responsabili per quanto riguarda la governance e hanno potere di voto tramite le proposte che vengono chiamate FIP. Il token nativo lo potete trovare su CoinMarketCap, attualmente al rank 957, ha avuto il suo ATH il 19 gennaio 2022 con un valore di 2,20 euro, adesso siamo a quasi 97% in meno del suo ATH e il prezzo più basso di sempre è stato di 0,04 centesimi. Andiamo a dare uno sguardo veloce al suo ecosistema, dalla DeFi a Web3, tutte le applicazioni che utilizzano il suo network, e come potete vedere sono veramente tanti, dagli aggregatori al bridge, alla carità, alla compliance, DApp, DEX, DeFi, DevTool e così via. Se volete potete dare un'occhiata a tutte queste applicazioni che vanno a supportare l'ecosistema di Fuse. Attualmente ha eseguito più di 110 milioni di transazioni, più di 1 milione di wallet generati, con oltre 94 milioni di Fuse token in stake. Questi sono dati molto importanti per chi ha supportato e vuole supportare il network di Fuse per andare a monitorare la sua adozione. Interessante è il continuo sviluppo. Possiamo andare a vedere Fuse Charge, Voltage Finance, Fuse Staking e Volt App. Un'applicazione user friendly disponibile per dispositivi mobili che aiuta gli utenti che non sono ancora molto avvezzi alla DeFi a creare un wallet completamente non custodial e a zero commissioni. Le commissioni sono supportate dal Voltage DAO senza l'utilizzo di
chiavi pubbliche, quindi andare a copiare e incollare questi indirizzi, è possibile inviare criptovalute solamente tramite il nostro smartphone, tramite il contatto telefonico. All'interno di questa applicazione è anche possibile acquistare e vendere criptovalute al miglior prezzo, ma soprattutto anche tramite valuta fiat. Vi invito comunque a leggere tutta la documentazione nel dettaglio per un approfondimento se siete interessati all'utilizzo di questi servizi. Come potete vedere nell'app di Voltage abbiamo anche lo swap, ormai dovreste essere già abituati a utilizzare uno swap del genere. Integrato abbiamo la possibilità di andare ad aggiungere la liquidità alla pool, i bridge che ci permette di bridgiare Ethereum e BNB, la sezione dello staking, e per gli amanti del farming hanno anche integrato una sezione farm dove possiamo andare a ottenere Fuse e Volt andando a depositare i nostri LP token. E vedendo anche gli APR che non sono bassi, ovviamente si parla da un 3% fino ad arrivare a un 20%, ma non sono così astronomici come propongono certe piattaforme DeFi. Se avete bisogno poi di un approfondimento di Fuse Voltage, vi invito a commentare questo video con ovviamente questa richiesta. Prima di utilizzare il swap, il liquidity pool, bridge, lo staking e il farm, dovete essere certi e consapevoli di quello che state facendo. Se siete la prima volta su un contenuto del genere sul mio canale, potete trovare nella homepage di YouTube la playlist corso criptovalute e blockchain, e non pensate che sia un corso a pagamento, sono circa 70 video completamente gratuiti, non troverete mai nessun contenuto a pagamento all'interno del mio canale. Quindi, ricapitolando, prima di utilizzare un servizio del genere informatevi oltre sulle possibilità di guadagno, ma soprattutto sui rischi. Sempre da questa sezione abbiamo la possibilità di andare a selezionare il validatore se vogliamo partecipare al consenso delegato. Vi lascerò alla fine di questo contenuto, comunque in sommaria, ma lo trovate sempre nel tanto acclamato corso criptovalute e blockchain, un video dedicato al Delegate Proof of Stake, dove vi vado a spiegare come funziona, come si ottengono delle ricompense e quali sono i rischi. Molto importante quel video se volete delegare i vostri token ad un validatore. Il token Fuse che abbiamo visto poc'anzi è il token utility e il token governance del protocollo, che viene utilizzato anche per il pagamento, soprattutto per il pagamento delle fee. Poi, come abbiamo visto, i token holder hanno la possibilità di partecipare alla governance e anche di andarlo a mettere a rendita. Il 100% delle transaction fee viene pagato ai validatori. Utilizza come metodo di consenso, l'abbiamo visto, il Delegate Proof of Stake con un 5% annuo di inflazione. Alcuni dati: abbiamo il Genesis Token Supply di 300 milioni di token, 40 milioni di token attualmente in staking, il valore delle transaction fee che è praticamente inesistente. Il token è acquistabile su FuseSwap, Gate.io, Uniswap, Kyberneto, OneInch, Loopring, Guardian, Bitmart, Bittrex, MEXC, Liquid e PancakeSwap. E questo non è assolutamente un sollecito all'investimento, mi raccomando. I token come è stato distribuito: 60 milioni di Fuse per il pool degli sviluppatori futuri, 130 milioni Bootstrap Pool, 25 milioni sulla eTop, 40 milioni per quanto riguarda gli advisor, il team e gli early investor. Private Sale e Misa, 40 milioni di Fuse. Per quanto riguarda il 5% di inflazione, nella rete viene completamente distribuito tra i validatori. Ogni ciclo, e un ciclo viene eseguito da tutte le transazioni in 48 ore, il validatore con maggior numero di token Fuse in stake divideranno i premi in base al loro staking. Per quanto riguarda l'aggiornamento della fase 2 del network, verrà proposto ai validatori un upgrade a un piano di inflazione differente per ottimizzare la politica di inflazione. Per quanto riguarda la pagina Chi siamo, che la trovate in fondo al loro sito internet, potete andare a vedere la loro mission, ma soprattutto andare a incontrare, per quantomeno digitalmente, il team. Sono tutte schedulate e vi invito anche in questo caso ad andare a reperire le informazioni del caso e soprattutto a verificarne la veridicità. Questo compito è importantissimo su qualsiasi progetto, sia su quelli appena nati, ma soprattutto anche per quelli avviati. Prendetelo sempre come buona cosa andare a verificare
le informazioni del team. Se non tutti, almeno del founder, del CEO, del CTO e di chi si occupa anche di PR e comunicazioni. Obiettivo sicuramente ambizioso ed onorevole cercare di portare la DeFi, gli NFT, i pagamenti di criptovalute agli utenti e alle aziende in modo davvero semplice. Tutto parte poi dall'applicazione mobile che permette pagamenti crittografici solamente tramite contatti telefonici e sempre tramite quel wallet non custodia accedere a tutti i servizi DeFi come staking, lending, un domani anche borrowing e addirittura poter partecipare anche a dei launchpad. Progetto interessante, vale la pena tenerlo nei preferiti per vedere le evoluzioni. Vi ricordo che l'azienda, la startup è stata lanciata nel 2019, attualmente sta lavorando molto bene, ma diamogli il tempo di rodarsi ancora un po', ma diamogli il tempo anche di superare i muri non solo da parte dell'adozione di massa degli utenti, ma i muri dovuti al mercato domanda e offerta, al bear market. Vi invito, se siete interessati a Fuse, di seguire tutti i loro canali social per rimanere aggiornati e mi raccomando andate in fondo al sito internet per accedere a tutte le documentazioni ed informarvi in completa autonomia. Ed eccoci qua alla fine del video, ringrazio tutti gli utenti che sono stati con me fino a questo punto e spero come sempre che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato perlomeno interessante. Vi invito, come ho fatto in apertura, se vi piacciono i miei contenuti, a supportare il mio lavoro e ve ne sarei veramente grato con un'iscrizione al canale e anche unendovi anche alla nostra community Telegram. Vi ringrazio ancora di cuore per la compagnia e ci vediamo presto. Ciao a tutti!